Allora, il video che ho pubblicato ieri ha suscitato un casino di commenti reaction, positive e negative, anche tante critiche che non ho capito. E quindi adesso ti spiego punto per punto dove è sbagliato quello che è stato scritto. Partiamo dalla pancia. Allora, che sia leggermente in sovrappeso in questo momento è vero, però come puoi vedere dalla foto qui sotto, 11 mesi fa sono uscito dall'ospedale, pesavo 55 kg e avevo la pelle appesa. Il problema di vedere questa pancia che sembra molto grande non è della pancia in sé, ma è dovuto a due motivi. Il primo è l'astomia, che mi crea proprio una curva in avanti, sembra effettivamente più grosso da questo lato. Il secondo è che non potendo mettere nulla sopra all'altezza normale in cui si metterebbe la cinta o il pantalone, devo andare sotto. Che succede? Metti il pantalone sotto la pelle appesa, la cinta sotto la pelle appesa e che succede? Fa l'effetto palloncino, ma non è la mia vera pancia. È semplicemente la pelle che si alza. E questo è il primo punto. La seconda critica era sulla velocità di esecuzione. Ora, quando fai l'esame, la parte tecnica va fatta in maniera controllata e lenta. Perché? Perché se non segui veloce hai due problemi. Il primo, la commissione non vede la tecnica come viene eseguita. Il secondo è che non puoi controllare. Siccome queste tecniche viene richiesto di tirarle e tornare nella guardia di partenza, fatte in velocità e responsività sarebbe impossibile. Cioè io non riesco a tirare un calcio veloce e non andare in avanti. Cioè dovrei da qui poi fermarmi e ritornare indietro. Ma una volta che sono partito con la gamba che da lato pesa, è molto difficile fermarsi, tornare a richiamare e tornare in guardia. Ancora peggio con i girati. Quindi se dovessi andare a fare il calcio laterale girato, no? Questo qui, in velocità, vedi che la rotazione ti fa saltare per forza, non è che perdi l'equilibrio. Quando arrivi a un certo punto, il piede si stacca da terra ed è normale, non stai perdendo l'equilibrio. Se invece vuoi andare dritto, eccolo fatto in velocità. Ma non è questo che vuole vedere la commissione. La commissione vuole vedere che stai in guardia. Attenzione, la guardia non è quella delle arti marziali normali, perché avete criticato anche la guardia. Quando fai le tecniche, la guardia deve essere così, vogliono le mani strette. Quindi con le mani strette vogliono vedere che fai questo, richiami e torni. Più lo fai lento, più è difficile. Sentite l'attrito. Questo sul tatami non c'è, sono le scarpe che fanno attrito. Quindi se non salto mi spaccherei il ginocchio. Devo saltare per continuare la rotazione. Stessa cosa per il circolare. Cioè un conto che fare questo, no? Devi girare. Un conto è farlo controllato. Quindi dalla posizione andare e poi tornare. Lo senti? Che si blocca il piede a terra. Non è una mancanza di equilibrio, è l'attrito che non c'è. Cioè l'attrito fa troppo attrito la scarpa su questo pavimento. Sul tatami è diverso. Quindi dovete tenere conto anche di queste cose quando commentate. Perché fare le cose velocemente non è che ci vuole uno scienziato a tirare un calcio così, un calcio veloce. Sto qui, sto in guardia, e sono arrivato alla mia altezza. Ma non è quello che voglio vedere però. Non è quello che è richiesto. Il video era fatto perché devo fare l'esame e non mettevo questo dopo che da tanto tempo. E più devo capire la cinta dove metterla. Perché con l'astomia o la metto qua o la metto qua. E lì era fatto così. Quindi stavo in guardia e ho fatto questo. Uno, anche se ripeto, nell'esame non sarà fatto a questa altezza, ma deve essere fatto a questa altezza. Il secondo calcio dell'esame, ripeto, uno, e il terzo calcio dell'esame. Quindi i commenti che non hanno senso, cinturina comprata da Temu, da Amazon, non sai fare, sei ridicolo. Ragazzi, sono 34 anni che faccio arti marziali, insegno, ho una marea di certificazioni, vengo da 17 interventi chirurgici all'addome, da 6 mesi di ospedale, 3 mesi di riabilitazione, fisioterapia e tutto il resto perché non riuscivo neanche a camminare. Dovevo fare l'esame nella sessione estiva, non l'ho fatto perché non stavo bene.
voglio provare a farlo adesso e non è neanche sicuro che lo faccio, perché devo parlare col presidente regionale. Quindi, prima di commentare e cercare di denigrare una persona, leggete le didascalie, guardate magari il profilo e cercate di capire chi è quella persona. Perché, ripeto, fino a qualche mese fa io non potevo neanche camminare. Adesso ti ho fatto vedere che non ho problemi ad alzare la gamba a fare le cose in velocità. Poi, fatte su un tatami e fatte sul pavimento di casa dove non scivoli, è molto diverso. Se lo facessi a piedi nudi sarebbe ancora peggio, perché la pelle su questo pavimento si bloccherebbe, quindi non solo mi brucerei, mi farebbe proprio male, un effetto fiammifero, ma rischierei di farmi un infortunio. Ecco perché. Non fate gli esperti da tastiera, perché è facile avere un telefonino. Poi a me onestamente dei commenti poco me ne frega, alcuni li cancello proprio perché non hanno senso. Ma immaginate se al mio posto ci fosse un ragazzino o una persona fragile mentalmente. Voi lo stareste distruggendo. Cercate di capire il contesto delle cose. Tutto qui. Spero di aver chiarito un po' di dubbi e magari la prossima volta rifletteteci un po' di più. Ciao!